inoltriamo la richiesta, come vedete la pagina si è aggiornata, ci spostiamo all'interno del nostro database, selezioniamo la tabella e come vedete è stato inserito correttamente il restyling. FK utente è quello loggato e la palette quella che abbiamo definito nella precedente video guida. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa video guida ci siamo lasciati con la modifica delle nostre palette. Oggi, come promesso nella scorsa video guida, andiamo a gestire la personalizzazione della nostra area privata, potendo dare all'utente la possibilità di scegliere la propria palette. Quindi per prima cosa ci spostiamo in backend, amministra pagine, account personale e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo restyling area privata, identificativo restyling area, descrizione pagina dedicata alla personalizzazione grafica dell'area privata. Tramite questa pagina sarà possibile selezionare una palette di colori da applicare alla propria area privata. Nome file, contenuto principale, restyling area.php. Creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, visibilità menu, menu secondario e posizione voce 6. Associamo i permessi e poi come sempre rientriamo e modifichiamo il redirect a se stesso. Quindi ci spostiamo in account personale, restyling area privata e qua vediamo di strutturare il form per personalizzare e quindi scegliere la palette di nostro interesse. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file appena creato, quindi restyling area.php e per prima cosa andiamo a definire la query che selezionerà tutte le palette dal nostro database. Quindi faremo una cell palette che sarà uguale e gli diremo select p.stellina virgola u.username from palette colori as p inner join utenti privata as u e gli diciamo on p.fk utente sarà uguale a u.id utente e poi gli aggiungiamo order by data creazione desk. Quindi andiamo a ordinare le palette in base alla data di creazione decrescente, quindi dal più grande al più piccolo. Eseguiamo la query, quindi res palette sarà uguale a MySQL query di connessione virgola dollarino cell palette e poi vogliamo andare a caricare per riga 3 palette. Quindi innanzitutto gli diremo ai callspan di raggruppare 3 celle e agli ultimi td invece dove va il pulsante, al primo gli diciamo callspan uguale 1
e all'altro Colspan 2. Bene. Poi cancelliamo il TR compreso tra i due HR, apriamo il PHP e andiamo a ricavarci tramite un ciclo while tutte le nostre palette. Quindi row palette sarà uguale a MySQL fetch array di res palette, aperta e chiusa graffa, e ad ogni ciclo while incrementiamo la variabile i di 1. Bene, poi gli diciamo if $i uguale a 0, quindi se è la prima volta che viene aperto il ciclo while, diciamo, stampiamo un tr, quindi apriamo il rigo e chiudiamo la graffa. Poi allo stesso modo, allora innanzitutto no, non dovrebbe essere importante, al limite lo aggiungiamo dopo. Dicevamo allo stesso modo gli diciamo che se i è uguale a 2, quindi è la terza volta che viene eseguito il ciclo while, gli diciamo echo tr, quindi andiamo a chiudere il tr e poi azzeriamo la variabile i, quindi la impostiamo nuovamente uguale a 0. Bene, quindi una volta che abbiamo deciso quando aprire e chiudere il nostro tr, stampiamo ad ogni ciclo while un td, ci concateniamo per il momento row palette al campo nome palette e poi richiudiamo il nostro td giusto per prova. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete è stato stampato il nome della palette che abbiamo definito nella precedente video guida. Ora ci spostiamo in gestione palette e ne creiamo un'altra, anzi altri due di test, quindi test palette numero 1 e poi test palette numero 2. Bene, ora ci rispostiamo in restyling area privata e come vedete ha definito correttamente 3 celle. Magari adesso andiamo a dargli qualche impostazione grafica in modo che abbiano più o meno la stessa dimensione. Magari gli diamo un width alla cella del 33%, in modo che siano più o meno tutti uguali. Bene, poi gli diamo una classe, quindi class palette. Bene, ora apriamo il file css e vediamo magari di dargli qualche istruzione grafica. Quindi table class form td class palette e magari andiamo a dargli un height di 100 pixel. Salviamo, F5, perfetto. Poi vediamo di dargli un background color, vediamo di dargli magari un grigio chiaro, questa mi sembra un po' scura. Poi gli diamo un border radius di 10 pixel, F5,
Sì, anche se questo grigio non è che mi aggrada poi tanto. Vediamo magari una tonalità ancora un po' più chiara, altrimenti cambiamo proprio colore. Così è troppo. Poi scegliamo un altro colore. Ok, diciamo che ci siamo, lasciamo questo per il momento. E poi all'interno di questo TD, allora innanzitutto andiamo a chiuderci il PHP, così utilizziamo direttamente l'HTML senza stampare il codice, che è molto più chiaro. Bene. Poi il nome della palette non lo stampiamo ancora. Quindi apriamo e chiudiamo il TD. E poi qua andiamo nuovamente ad aprire il PHP. Bene. All'interno del TD principale apriamo una nuova tabella. Class form. Width 98%. Allineamento centrale. Poi gli diciamo c'è il padding 0, c'è il spacing 0 e togliamo il margine superiore, quindi style margin top 0. Quindi andiamo a eliminarvi il margine, perché di default la classe form ha il margine superiore 70-10. Perfetto. Definiamo, vogliamo delle nostre palette specificare qua l'input type radio e poi a fianco tutti i dati della nostra palette. Quindi imposteremo un tr aperto e chiuso e gli diciamo td aperto e chiuso e carichiamo l'input type radio. Quindi input type radio name palette e come value impostiamo l'id della palette, quindi echo row palette al campo id palette. Bene, questo input giustamente da chiudere. Perfetto, quindi salviamo F5. Perfetto. Poi qua a fianco invece, quindi faremo un row span, andiamo a scriverci i dati della nostra palette. Allora ci andrà il nome, l'autore, la data della creazione e per il momento anche basta, perché non abbiamo altri dati in realtà da sfruttare delle nostre palette. Allora il primo TD lo diamo width 25% e nel restante TD, quindi width 75%, inseriamo come primo dato row palette al campo nome palette. Perfetto. Ora andiamo a dirgli a questa cella che deve raggruppare 3 celle al lato e quindi gli diremo row span 3 e al di sotto andiamo a specificarci quindi un tr e un altro tr senza neanche dargli il width, e nel primo ci mettiamo row palette, quindi il nome l'abbiamo messo, poi qua ci aggiungiamo autore
palette, row palette al campo username, e poi nell'altro rigo ci scriviamo data creazione, row palette al campo data creazione. Salviamo, F5, e poi li aggiungiamo alla nostra data la funzione per convertirla, quindi convert data dmy, e racchiudiamo la nostra data, e ovviamente la dobbiamo convertire al separatore, quindi al trattino. Salviamo, F5, perfetto. Ora questo TD qua lo andiamo magari a rimpicciolire un attimino, quindi invece del 25 lo impostiamo al 15, questo all'85, sì, e poi visto che ci siamo aumentiamo magari un po' la distanza tra le righe, quindi qua invece di dirgli c'è il padding, glielo impostiamo magari a 10, proviamo un attimino, un po' troppo, a 5, bene. Quindi queste saranno le palette che potremo selezionare. Come vedete l'input type radio ci dà la possibilità di ovviamente di selezionarne solo una. Ora andiamo in realtà a dare delle dimensioni prestabilite a questo box, quindi inseriremo un div con un'altezza prestabilita, e poi nel caso ci siano delle palette che vadano a superare insomma le dimensioni del div, il div sia scrollabile. Quindi innanzitutto questi TD Colspan 3 non ce ne facciamo nulla, li rispostiamo in Colspan 2, e agli ultimi li eliminiamo il Colspan, quindi lasciamo solo class campo ed elemento. Poi prima del ciclo while apriamo un tr, un td Colspan 2, al suo interno apriamo un div style e gli diciamo 8 500 pixel, e overflow trattino y due punti scroll, e al suo interno apriamo un'ulteriore tabella, quindi table class form, anzi usiamo questa che ha già anche il margine superiore settato a 0, e gli diamo width 100%, perfetto. Quindi poi racchiudiamo al suo interno la generazione delle palette, poi richiudiamo il tutto, quindi la tabella, il div, la cella e il tr. Bene, quindi salviamo, F5, perfetto. Ora queste celle qua sono attaccate perché a questa tabella li dobbiamo togliere, c'è il padding e spatching uguale a 0. Vediamo un attimino, F5, perfetto. E poi come intestazione quindi magari aggiungiamo un altro hr qua e in mezzo un tr td Colspan 2, ci scriviamo selezionare una
palette di colori per personalizzare la propria area privata e lo impostiamo come campo obbligatorio. F5, bene. E poi andiamo, quindi il form diciamo che l'abbiamo strutturato, quindi qualora vengano inserite ulteriori palette possiamo anche generarne magari una quarta e vedere se va a capo. Quindi gestione palette, test, palette numero 3, ci spostiamo in restyling e come vedete va a capo. Poi qualora raggiunga il limite di 500 ovviamente il diverrà scusate, scrollabile e mostrerà le ulteriori. Bene, ora con l'input type range ovviamente è possibile soltanto selezionare una palette e qualora l'utente abbia selezionato la palette, quindi quello che dobbiamo fare è creare una nuova tabella su phpMyAdmin, quindi ci loghiamo e creiamo una nuova tabella che la chiamiamo restyling personale, dove inseriremo l'id restyling, autoincremento e chiave primaria, l'fk utente di riferimento e l'fk palette di riferimento. Quindi creiamo la nostra tabella e andiamo a inserire il pulsante per l'inoltro della nostra richiesta. Quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni, account personale, definiamo una nuova azione che la chiamiamo form personalizza restyling privata, form inserimento restyling area privata e poi ci spostiamo in amministra pulsanti, account personale, definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo personalizza area privata. Descrizione: permette di associare la palette colori selezionata per la personalizzazione dell'area privata. Azione form personalizza restyling privata, funzione da richiamare inserisci personalizzazione. Creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect, torniamo a restyling area privata e diamo i permessi per l'utente. Quindi inseriamo il nostro pulsante, ci spostiamo in account personale restyling privata, includiamo il pulsante appena creato, quindi la funzione sarà form personalizza restyling privata, premiamo F5, perfetto, è stato aggiunto correttamente il nostro pulsante. Ora magari al box diamoli invece di 500 un 400, perfetto, e apriamo il file per l'inserimento dei dati, quindi la nostra funzione. Quindi inserisci personalizzazione e come prima cosa andiamo a recuperarci oltre pagina return, che dobbiamo ovviamente definire anche nel nostro form, quindi qua ci andrà echo id pagina. Bene, quindi oltre a pagina return ci recuperiamo anche la palette, anzi l'id palette, che sarà uguale a post, l'abbiamo chiamata palette, sì, post palette,
E se, quindi if id palette è uguale a 0, errore, selezionare una palette di colori per procedere alla personalizzazione della propria area privata. Salvataggio dei dati in caso di errore non ne dobbiamo fare, perché in realtà oltre all'id palette non stiamo postando altro, quindi qualora non sia settata ovviamente una palette non dovremo salvare dati. Perfetto. E invece se supera i nostri controlli, insert into restyling personale, ai campi fk utente virgola fk palette values gli passiamo la nostra sessione, quindi session id utente, e poi come secondo dato ovviamente l'id della palette, quindi id palette. Perfetto. E se ovviamente l'inserimento va a buon fine, in questo caso pagina return coincide con l'header location finale, quindi salviamo, premiamo F5, inoltriamo la nostra richiesta e come vedete ci dice di selezionare una palette di colori per procedere alla personalizzazione dell'area privata. Selezioniamo la palette default, che in realtà è già inclusa poi nell'area privata, inoltriamo la richiesta, come vedete la pagina si è aggiornata, ci spostiamo all'interno del nostro database, selezioniamo la tabella e come vedete è stato inserito correttamente il restyling. FK utente è quello loggato e la palette quella che abbiamo definito nella precedente videoguida. Bene, ora non ci resta che aprire il file privata.php e invece di richiamare direttamente il file CSS come abbiamo fatto nella precedente videoguida, all'interno dell'head apriamo il PHP, ci selezioniamo la palette, quindi gli diremo select nome file from palette colori as p, inner join restyling personale as r e gli diciamo dove, quindi on p.id palette è uguale a r.fk palette, gli aggiungiamo where r.fk utente uguale, e qua ovviamente ci va la nostra sessione, quindi id utente. Eseguiamo la query, quindi res palette sarà uguale a MySQL query di connessione virgola dollarino cell palette e poi gli diciamo if row palette è uguale a MySQL fetch array di res palette, quindi se trova dei dati allora gli facciamo includere
link rel style sheet, type text css, href privata css palette colori, e qua ovviamente ci va echo raw palette, al campo nome file. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete non cambia nulla, perché il file CSS che abbiamo selezionato è quello che in realtà avevamo caricato di default e stavamo utilizzando anche in questa videoguida. Ora andiamo a modificare la palette, magari cambiamo il colore al passaggio del mouse sulla tabella, magari lo impostiamo, magari questo blu. Passiamo col mouse sopra la nostra tabella e come vedete ora non è più arancione ma è blu, quindi lo sta prendendo automaticamente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida andremo a definire la modifica delle palette, quindi sostanzialmente al caricamento di questa pagina, qualora l'utente abbia già selezionato una palette, verrà evidenziata nella nostra pagina e imposteremo la modifica dei dati.